Sono arrivato a Lancusi, frazione di Fisciano, provincia di Salerno. La cosa particolare è che uno digita Lancusi su Google e viene fuori Gelateria Matteo. È un'attrazione locale, io ci andrei, no, non sto cambiando argomento. Scusa, digitale. Da cosa deriva? Dal latino digitus, dito. Qui ci si lecca le dita e credo anche i baffi. Qui troverò una qualità che dal locale si proietta sul globale digitale e non per caso. Oh, eccolo qua, il signor Matteo ha fondato la gelateria esattamente 60 anni fa. Qua si è fatto fotografare con un enorme gelato a forma di prosciutto con davanti gelato ai fichi, vabbè. Scusi, a proposito, posso assaggiare proprio un attimo di gelato al basilico? Nonno Matteo si è sempre distinto per produrre gusti particolari. Allora, in questo bancone Matteo voleva stupire i turisti, come si dice épater les bourgeois, nel senso che ci sono tutta una serie di gusti particolari. Per esempio c'è un gelato al risotto allo zafferano, gelato al salmone, agli asparagi, al gorgonzola e noci, alla cozza e al basilico. No, è specialissimo, incredibile. E poi c'è il prodotto principe, i fruttini. Beh, il gelato alla frutta non è una novità in sé, ma questi qua sono frutti veri, tagliati e riempiti con il gusto proprio della polpa della frutta. Guarda, il primo qua è di feijoa, è un frutto che viene dal Brasile e Matteo chissà come è riuscito a trovarlo anche lavorando con l'università. E inoltre c'è il fruttino alle nespole, alle mele annurche e poi al fico d'India, alle albicocche, alle ciliegie, ai datteri, alle fragole e alle noci. Gelato alla castagna dentro alla castagna. Il gelato di Matteo ha sempre molto successo. Però mi viene un dubbio, ma il capoluogo Fisciano fa 13.000 abitanti. Esatto. E la gelateria Matteo va fortissimo. Produce 240.000 kg tra gelati e fruttini. Ma se faccio i conti, 240.000 kg diviso i 13.000 abitanti fa che ogni abitante, compresi i neonati, dovrebbe mangiarsi all'anno 18 kg di gelato? Non è possibile. E infatti non è così, perché in azienda, anzi in famiglia, è arrivato qualcun altro. Queste sono fragole, ma questo è Paolo. Paolo che mi ha portato nel laboratorio dove si fanno i fruttini, i gelati, eccetera. Paolo che ha sposato Serena, nipote di Matteo il fondatore. Sì. E quindi sei entrato dentro nella famiglia e nell'azienda. Sono entrato nell'azienda. E con Paolo è arrivata la novità, perché lui arriva da un altro mondo. Avevo una società praticamente di web hosting con i server in Texas. Quindi insomma eri un informatico. Sì. Arrivi qua e ci sono i gelati e i fruttini. Innanzitutto Paolo rispetta la tradizione. Qui il gelato si continua a fare come ai tempi di nonno Matteo e gli artigiani gelatieri confezionano i fruttini con la cura di sempre. Qua è incredibile, sembra dei gioiellieri. Assolutamente sì, la produzione artigianale. Noi praticamente prendiamo il prodotto da fresco, Sì. lo laviamo, igienizziamo, lo tagliamo praticamente a metà con taglierini o con coltelli, con l'interno facciamo il gelato e lo rimettiamo all'interno delle bucce che sono state messe nel battitore a meno 20. E quindi arriva il fruttino come l'ha concepito Matteo. Il fruttino è rimasto il prodotto di nicchia dell'azienda e continuiamo la tradizione e l'artigianalità del prodotto. Ma qui viene il bello. Qual è stata l'idea che hai introdotto? Noi praticamente che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di portare il nostro prodotto a casa delle persone. Tramite l'e-commerce e tramite un sito web, il prodotto a casa di tutti gli italiani in tutta Europa e in tutto il mondo. Ma scusa, il gelatino che prima ha squisito al basilico mi si è sciolto, poi a un certo punto l'ho dovuto mangiare. Che sistema avete escogitato per riuscire a spedire così lontano il gelato e fare in modo che rimanga intatto? Abbiamo messo a punto un sistema con il ghiaccio secco. Ghiaccio secco, l'uovo di Colombo.
Senti, ma che cos'è esattamente, Paolo, il ghiaccio secco? Ghiaccio che secco è l'anidride carbonica compressa, Sì. che una volta compressa sprigiona le frigorie e adesso in questo momento il prodotto è a meno 79 gradi. A meno 70 se lo tocco. È ustionante. E quanto può durare il refrigerato? Da un minimo di 24 ore a un massimo di 7 giorni. Fammi vedere dove va il prodotto e dove sono diretti gli scatoloni. Permesso. Voglio vedere gli indirizzi, dove vanno. Quello là va a Pesaro Urbino, questo invece va a Verona, questo va a Torino, qui a Riva del Garda, praticamente tutta Italia. E non solo. Sembra incredibile che questo gelato possa arrivare domani, dopodomani in Cina e a Dubai. Qualsiasi parte del mondo. In Europa con 24 ore. Estero, USA, Dubai 72 ore. E questo è il miracolo dei digitali per caso, tra il reale e il virtuale. Ma la ricetta del miracolo qual è? Il fondatore, Matteo, è stato un grande personaggio e aveva questa capacità di fare queste ricette particolari e artigianali, quindi la tradizione. Tu ci hai messo molta innovazione. Come stanno insieme queste due cose? C'è stato un connubio perfetto perché la qualità del prodotto unita a una qualità del servizio che diamo, ovviamente, seguendo il cliente passo passo, si è sposata bene con il nostro prodotto e è stata l'accoppiata vincente. Una caratteristica del tuo sito è quella di riuscire a gestire i clienti, a profilarli, a capire quasi in anticipo rispetto alle loro esigenze dove andranno. Allora, noi abbiamo tutti i profili dei clienti e settimanalmente o mensilmente facciamo delle newsletter dove mandiamo ai clienti delle promozioni in base ai loro acquisti, in base ai loro profili su internet e loro ovviamente acquistano il prodotto in base alle loro necessità. Ecco. C'è una spedizione minima naturalmente. La spedizione minima per il packaging e tutto quanto è di 80 euro. 80 euro se ne mangia di gelato. Sì, 80 euro ci sono 4-5 kg di gelato. Perfetto, quindi una bella festa praticamente. Una bella festa, sì.